Come lo dici a tua nonna che lavoro fai? Questo è come il gelataio. Nonna, ma cosa fai adesso? Nonna, io? Uso i futuri per decidere nel presente. Che è bellino, me la useremo come intro. Cioè, ciao, cosa fai tu nella vita? Uso futuri per decidere il presente. Io sono in imbarazzo, nel senso. Buongiorno professori. Ma smettila! Allora, ho davanti 2 pagine, in genere sono io quello col curriculum, cioè c'ho davanti 2 pagine di LinkedIn, Gabriele Rizzo, ok, PhD. APF che cos'è? Association of Professional Futurists. Ok, perfetto, no, perché pensavo fosse qualcos'altro. Allora, futurologo. Futurista, leading foresight. Allora, in realtà, mettiamola così. Principal advisor for futures, il consulente dei futuri and foresight, che si traduce correttamente in italiano, lungimiranza, alla senior leadership della United States Space Force, Ministero della Difesa, NATO, cioè difesa, security, tutta la parte governativa. Tu usi il pendolino, no dai, no, così non è troppo. Foresight, fai il futurista, cioè generi ipotesi plausibili di futuri che possono accadere. Diciamo che io non conosco il futuro meglio di nessuno di nessun altro. E questo è già bello, perché al contrario del futurologo che fa le carte. Dai, smettila, sei una persona orribile. Il futurologo che scrive libri su degli scenari possibili nella sua idea di... Tu non conosci il futuro di qualunque argomento meglio degli altri, e quindi cosa fai? Cosa fa un futurista? Un futurista adopera il foresight, che è questa disciplina che permette di, se vuoi in una frase, connettere punti diversi e connettere i punti diversamente. Quindi apre... È bellissima, non ho capito una mazza. Cioè, è bellissima però, cioè nel senso, è una frase che riutilizzerò, però non ho capito una mazza. Apre alla competenza. Il foresight, quando ti dico che io non conosco il futuro meglio di te o di nessun altro delle persone che ci ascoltano, vuol dire che io quello che faccio è far emergere la competenza delle persone con cui lavoro, perché il foresight non è una disciplina che si fa da eremiti, si fa nella torre d'avorio, non è espertismo. Non è chiamare qualcuno e farsi raccontare come sarà il futuro. Ok, non è qualcuno di più esperto di noi che ci racconta nel suo ambito cosa vede nel futuro. Esattamente. Che è quello che si aspetta un po' di gente. Cioè, però quello è più il futurologo che il futurista. Ma quello decisamente non lavora con i futuri. Io poi, proprio perché purtroppo c'è stata una proliferazione di futuristi che sono, come dire, un po' all'inizio della carriera, soprattutto passato il Covid. Io adesso tendo neanche più a usare futurista proprio per questa ragione, perché poi sembra che un tipo di competenza poi venga debba essere difesa, mentre invece è una competenza che è stabilita lungo un lungo arco di tempo. Allora, fammi capire un secondo. È più... Poi dimmi se dico castronerie, cioè dimmi quando dico castronerie, non se. È più un facilitatore in realtà di gente del settore che hanno bisogno di un modo per capire futuri possibili? La facilitazione è un tema fondamentale, proprio perché si lavora con le persone. Una parte del lavoro di foresight è chiaramente anche il capire il modo in cui si va a esplorare questa parte. Quindi sono 2 competenze che lavorano insieme. Il capire il come, nel senso di processo, e il come nel senso delle persone. Il foresight, nell'essenza, veramente in una parola, è una caccia agli insight. Ok. L'insight è, detto in modo molto, molto pomposo, una ristrutturazione funzionale del campo, che è un modo molto complicato. Per dire, un modo nuovo di vedere le stesse cose. Cioè... o di vedere cose che non nuove. riesci a vedere. Esattamente. E quindi questa ristrutturazione avviene in 2 fasi. Avviene attraverso un conflitto cognitivo inizialmente. Pensa ai giochi di magia. Certo. Un gioco di magia inizialmente dici, ma
non è possibile, come ha fatto? L'ha tirato fuori da... Quello è il conflitto cognitivo. Dopodiché, quando passi attraverso una comprensione di come è avvenuto il gioco, acquisti una conoscenza che non avevi prima. Quello è un insight. Che puoi riutilizzare, poi riapplicare in altri ambiti, in altro modo, cioè ok, sì. Esattamente. Insieme a questo c'è una parte che parla delle dimensioni interiori, quindi la consapevolezza dei propri bias, delle proprie resistenze, il modo in cui noi essenzialmente riportiamo quello che vediamo nel presente nel futuro. Quindi il modo in cui noi inconsciamente andiamo a replicare una versione 2060 del 2020. Allora, noi ci siamo incontrati, non possiamo ancora dirlo perché è un progetto... Non possiamo dirlo. Ok, ci siamo incontrati però per un progetto che dovrà nascere, in cui in realtà poi alla fine tu hai fatto la stessa cosa con noi. Quindi io ho subito il processo in cui tu eri il facilitatore e ne ho visti i campi. Però, a parte questo che è un po'... cioè, abbiamo utilizzato utilizzare il foresight per quello che andremo a fare noi è un po' come usare una testata nucleare per tirare giù un formicaio. Chi è il cliente? A parte, cioè, tu hai visto ho visto che è difesa, cioè tutta quella parte, ma chi è il cliente tipico di un come si chiama? Professionista di foresight, un futurista? Sì, professionista di foresight. Professionista del foresight. Preferisci? Ok. Basta che non ti do del futurologo. Futurista. Alla luce di quello che, insomma, c'è anche un dibattito molto aperto nella IPF su questo. Comunque, chi è una persona o un'organizzazione che solitamente desidera usare il foresight? Uh-huh. C'è un motivo se essenzialmente sono le difese e i governi. Perché la difesa per sua natura pensa 20 anni avanti. Le capacità della difesa sono molto specifiche, molto speciali e devono operare in ambienti che sono assolutamente senza precedenti. E soprattutto, se queste cose falliscono, la gente muore. Le forze armate fanno parte di quelle che si chiamano High Assurance Organizations, quindi queste organizzazioni ad alta affidabilità, come possono essere per esempio anche i pronti soccorso, le cure d'urgenza. Se qualcosa si incastra... l'aviazione, l'aeronautica, cioè tutte quelle parti dove se sbagli qualcosa muore la gente. Muore, esattamente. Per questa ragione, il modo in cui si lavora è sviluppando delle capacità molto, molto speciali, molto specifiche. Per farlo servono solitamente 20 anni. C'è uno studio molto interessante che la NATO ha fatto per capire se fossero veramente 20 anni. Sono 20 più o meno 4 anni, quindi direi che ci siamo. Quindi la difesa naturalmente è il luogo per fare queste cose. I governi, per lo stesso motivo, vanno a riempire delle nicchie e delle strategie di lunghissimo termine che non possono le aziende andare a prendere. E quindi per questo difesa e governi sono il luogo naturale per lo sviluppo del foresight. Tra l'altro il foresight nella sua forma moderna nasce nel 1945 con... Fermo che poi te lo chiedo come si fa eccetera eccetera. Cioè la differenza principale mi stai dicendo che un'azienda deve pensare con un business plan a 3-5 anni, 6 anni, 7 anni. Lì forse ti basta il fiuto, ti basta un po' di cose in condizioni normali. Mentre invece tu dici, se tu devi pensare a uno scenario che si proietta oltre qualche anno, serve un modo diverso di approcciare la cosa? In ogni caso, quando si va abbastanza a lungo, lavorare con il foresight è un moltiplicatore di potenza. Perché anche se il foresight deve lavorare almeno 10 anni avanti, perché così si evidenziano delle tendenze di lungo termine e si prescinde da questo o quel colore politico, dalle mode o dalle influenze. Sì, anche solo perché in 10 anni ci saranno N avvicendamenti, specialmente, suppongo, esatto. Nel nostro paese. Cioè, io posso essere cattivo, tu ci lavori con i governi, lascia perdere, ok? Quindi quello che accade è che anche se lavoriamo 10 anni avanti, questo non vuol dire che i problemi che noi pensiamo esistano solo 10 anni avanti. Guardare 10 anni avanti e costruire delle implicazioni e delle domande che hanno senso fra 10 anni ci permette di guardare e di prendere decisioni su quello che deve accadere fra 5, fra 3, fra 6 mesi, fra 2 settimane, sì, domani. Ovvio, sapendo gli scenari posso costruire alla rovescia una step by step, un piano passo a passo per muovermi. Sì, gli scenari, la cosa interessante è che gli scenari sono soltanto una delle centinaia di tecniche che esistono nel foresight. Lo usavo in senso non tecnico, scusami, scenari. Sì, però gli scenari sono la cosa che più facilmente
entra nell'immaginario comune, no? Una storia che riguarda il futuro. Non qualsiasi storia che riguarda il futuro è uno scenario. Potrebbe essere una vignetta, una persona, un wargame, un incasting. Sono tante strutture diverse che servono a scopi diversi. Il Foresight è una cassetta degli attrezzi. Non è un modo. Si guarda il problema che si vuole risolvere e si realizza un modo per attaccarlo. Arte o scienza? All'intersezione. Art or craft, come direbbero gli americani. All'intersezione. Okay. È una disciplina. Ok. Come un'altra disciplina che è molto più di risalto all'interno della difesa, che è il net assessment, è una prassi, un approccio. Non è scienza nel senso popperiano del termine, perché non può essere falsificata, non c'è un processo ripetitivo e ripetibile, ma allo stesso tempo si appoggia su dei principi che aiutano il suo sviluppo. È una disciplina quantitativa. Ok, quindi ha la parte qualitativa all'interno. Sì. Adesso ti arriva la domanda, da dove diavolo viene fuori sta roba? Nella sua forma moderna, perché poi c'è tutta una lunga storia, ma nella forma moderna, dal 1945. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale ci sono 4 attori fondamentali. Il presidente Roosevelt, Vannevar Bush, che era il suo Science and Technology Advisor, Theodore von Karman, un altro scienziato assolutamente straordinario, e il generale Henry Hap Arnold, che è stato il padre fondatore dell'aeronautica militare statunitense, che all'epoca faceva ancora parte dell'esercito, erano le forze dell'aria dell'esercito, poi l'hanno costruito come una... Sì, tecnicamente le Air Forces, esatto, le forze armate aeree. Esattamente. Quindi che cosa accade all'indomani? 2 cose. Viene redatto un rapporto inizialmente segreto, ma che adesso si può leggere tranquillamente su internet, che si chiama Towards New Horizons, che è Verso Nuovi Orizzonti. In questo rapporto si delineano le azioni che lo strumento militare statunitense avrebbe dovuto intraprendere per poter mantenere il vantaggio strategico nel lungo termine. Allo stesso tempo, questo rapporto viene supportato e amplificato dal generale Arnold, che dice: io voglio un luogo dove le mie menti più brillanti possono arrivare al futuro per prime. Questi 2 sforzi, questo rapporto Towards New Horizons, lo scrivono Vannevar Bush e Theodore von Karman, che poi fanno parte del team del generale Arnold, e da lì comincia il Foresight nella sua storia moderna, con innanzitutto la fondazione di SRI, che è Science and Research International, nel 1946, di RAND nel 1948, e da lì tutta quanta la pratica degli scenari, che effettivamente è stato il primo modo con cui si è cominciato a lavorare con il Foresight. Sì, era la parte che conoscevo io, la parte di scenario analysis, eccetera, sì. Che poi va alla ribalta quando Shell, alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, è la prima a essere pronta alla crisi del petrolio nel 72-73. Esatto, e poi si scopre che è pronta per quello proprio perché aveva N scenari già fatti, e nel momento in cui sono accaduti alcuni punti particolari, alcune cose particolari, ha fatto switching di uno scenario all'altro e si è preparata. Sì, assolutamente. È esattamente come io ho approcciato la prima volta gli scenari. E adesso come... Posso dirti una cosa su questo? Vai. La cosa importante è che gli scenari, quando si usano gli scenari, non sono importanti perché dobbiamo cercare di indovinare il futuro. È importante lavorare con un ventaglio di scenari, perché noi usiamo gli scenari o qualsiasi costruzione di Foresight non come obiettivo da raggiungere, ma come si dice nella disciplina, come un non futuro, cioè non come qualcosa a cui tendiamo, ma come uno strumento, una costruzione usa e getta, che ci deve servire soltanto all'unico scopo di essere qualcosa che ci porta a farci nuove domande, che non saremmo in grado di farci senza questa esperienza. Domande che ci servono a decidere nel presente. Sì, in realtà... sai che sono neurodiverso, cioè sai che sono autistico, è un po' come quelli che vengono chiamati per noi gli alberi di decisione. La testa di un autistico
tutte funzionano in maniera diversa, però una delle cose che abbiamo come tratti comuni è una sorta di pensiero ad albero, è il motivo per cui giochiamo bene a scacchi, ad esempio, cioè ogni cosa che noi stiamo per fare, le diramazioni possibili, tutte le diramazioni possibili da tenere in mente di qualunque azione noi facciamo, non perché vogliamo avere tutto sotto controllo, ma al contrario, perché questo ci consente di cancellarne una serie o di pensare al passo successivo che senza una premessa non ancora reale non avremmo pensato cosa facciamo domani se l'energia nucleare smette di funzionare. Che ne so, cioè, perché dovrei pensare adesso a quello? L'idea di dire ok, mettiamo caso che l'energia nucleare non funzioni, questo, mettiamo caso che, e hai ragione, cioè ti aiuta a pensare non al passaggio di adesso, ti aiuta a pensare al secondo, terzo passaggio, e passando dal secondo e terzo passaggio poi ovviamente alla rovescia ricostruire quello che c'è dietro. Assolutamente. Fammi tornare sul tema degli alberi di decisione. Alla fine, seguendo un albero di decisione, tu compi una di quelle scelte. Quindi in qualche modo, alla fine, quel ventaglio di decisioni che tu hai generato sono delle decisioni che tu vuoi prendere alla fine. Nel foresight, invece, quel ventaglio di decisioni non ne implica che una sarà quella che tu prenderai, ma invece sono uno strumento che tu attraversi da una parte all'altra per capire quali sono per esempio, delle condizioni che tu ritrovi in diverse di quelle viste e che quindi possono essere importanti. Bello, cioè giochi in tutti gli scenari possibili. Questa è una cosa che nel 98% degli scenari che tutti quelli al tavolo sono riusciti a immaginare, nel 98% questa succede. Più o meno, può essere un modo, sì, può essere un modo. Ci sono dei modi, diciamo, solitamente con potenze di 2, quindi magari a volte capita che su 64 scenari abbiamo visto accadere questo in 20 di questi o in 30 di questi. Quindi si può andare anche verso uno strumento che è quantitativo da un punto di vista qualitativo e fare quelli che si chiamano signposts, ovvero delle pietre miliari, dei segnali. Ok, signpost, sì, certo. Come si inizia? Allora, a parte tutto, partiamo dalla rovescia. Come si ingaggia un futurista? Cioè, perché e come? Perché è una domanda abbastanza semplice rispetto al resto. Il perché è perché si capisce che si è arrivati a un punto dove è necessario prendere una decisione. È necessario generare una decisione. Il futuro esiste per poter essere usato. Allora, se noi riusciamo a usare il futuro, non conoscere il futuro. Conoscere non è il verbo giusto quando si parla di futuri. Quindi, usare il futuro per prendere decisioni nel presente è quello che bisogna fare, è quello per cui si ingaggia un processo di foresight. Ok, e un foresighter, come si dice in inglese? Foresight professional? C'è un gran bailamme nell'Association of Professional Futurists su questo, per cui a volte si usa foresight professional, a volte si usa futurist, però insomma sono questi i nomi. E dove li trovo? Cioè, quali sono i punti? Dunque, c'è l'Association of Professional Futurists, che comunque è che è quella storica, cioè quella che parte da Rand e roba varia. Cioè è un'associazione di categoria, tu immaginala come un albo. Ok, perfetto. Internazionale, ovviamente. Sì. È nato chiaramente negli Stati Uniti, poi si è espanso in modo globale. Ok. Quindi la APF, che è apf.org, sì. Quella è una sorta di pagine gialle di futuristi. Sfortunatamente, nonostante ci sia un grosso sforzo in questo senso, non c'è ancora una qualifica trasversale rispetto alla competenza di questa categoria. Quindi, alla fine, è più facile andare per persone che si conoscono e dire, bene, ma io conosco te, tu sei un professionista, io vorrei aiuto in questo ambito, anche perché non tutti quanti sei pessimo, quindi questo video me l'hai fatto fare perché così almeno è marketing puro. Porca di quella miseria, mi ha fregato. Non è vero, gliel'ho chiesto io, colpa mia. Ma quindi non esiste, cioè esistono più modi, più percorsi. Ma allora facciamo così.
mettiamo caso che APF sia il posto dove devi arrivare, cioè segnato lì, come ci entri in quell'elenco? Allora, Così questa almeno, ok. è un'ottima domanda. Quando ero a Losanna come direttore di ricerca del loro istituto di ricerca per il Foresight, avevamo cominciato, per Non ho esempio... preso l'ultimo coglione, eh? Cioè, nel senso, lo dico prima, cioè, non è qui per caso, ok? Eri lì nel loro punto di ricerca, ok? Va bene. E avevamo cominciato a costruire un percorso proprio per preparare le persone al Foresight. Tuttora io sto lavorando in Italia per costruire una scuderia futuri, Ok. per preparare la nuova generazione di futuristi. Esistono dei corsi in Italia che preparano ad una introduzione al Foresight. C'è il corso dell'Università di Trento di Roberto, che è un amico, Roberto Poli, che si chiama Previsione Sociale. Quindi non lasciatevi ingannare. Quindi dall'altra parte delle scienze sociali o cosa? Non lasciatevi ingannare dal Esatto, nome. ok. Il nome diciamo, può trarre in inganno, però si lavora sulla parte iniziale del Foresight Ok. e di altre parti del Futures Thinking, tra cui la Futures Literacy, ma comunque questi sono dettagli, magari li esploriamo un'altra volta. Ok. E poi principalmente c'è per esempio l'università di Turku, Dov'è? in Turku? Finlandia. Ok, grazie. Ciao, sono Matteo, sono ignorante. dove sono molto forti con il Foresight. Ok. Abbiamo l'università di Houston in Texas, Ok. l'università di Manoa alle Hawaii. Tra tutte è quella dove preferirei stare, devo dire la verità. Comunque. È meravigliosa. C'è Stellenbosch in Sudafrica. Ok. Però ecco, dei corsi che lavorano con il Foresight in maniera strutturata non ce ne sono ancora, proprio per quello che tu mi chiedevi prima, arte o scienza. Non sono molte le università che desiderano mettersi in gioco a un'intersezione di una disciplina nascente, ma allo stesso tempo, è il motivo per cui poi io sono stato eletto cattedra UNESCO, servono delle persone che facciano da avanguardia, ed è il motivo per cui avevamo cominciato a essere una delle stelle polari di questo ecosistema. Che facciano come è stato per l'economia nel 1900. Andare a studiare l'economia nel 1900... Idea. L'economia nel 1900 era un... salto nel buio, sì. Cioè, cosa vai a fare? Astrologia? Sì, esatto. Mentre invece, poi piano piano si è stabilita come disciplina, oggi fare economia è una cosa assolutamente normale. Ok, ma quindi se qualcuno che non... Ok, se qualcuno deve fare ancora un percorso universitario ci sta, ma un professionista magari affermato nel suo ambito, che inizia a dire fica questa roba qua. Ci sono tanti corsi iniziali, ci sono per esempio anche dei corsi su Coursera che si possono seguire, fatti per esempio dall'Institute for the Future, che contrariamente al nome è un ente for profit, quindi è un institute fino a un certo punto, come la Singularity University, non è una university. Esatto. Oppure ci sono appunto i corsi in Italia, ci saremo noi tra un po' con la Scuderia Futuri e... Hashtag ADV, dai, così puoi dirlo. Che cavolo è? Dai, calcolate che è un ADV, ok? Cos'è Scuderia Futuri? Cosa sarà? È un'altra di queste... è un'iniziativa per preparare la nuova generazione di futuristi proprio facendo attenzione all'intersezione fra quei due aspetti degli insight di cui ti parlavo. C'è una parte cognitiva, ma c'è una parte di bias e dimensioni interiori che sono quelle che poi guidano la nostra immaginazione senza che noi ce ne rendiamo conto, e che guidano anche l'interazione con i gruppi. Lavorare all'intersezione di queste due discipline è una cosa che è estremamente rara, che si fa nella difesa, ma non si fa altrove. Libri, cose varie, se qualcuno vuole iniziare da zero ti dice ma mi piace sta roba, figa, ho sentito un tizio figo lì da Matteo. Ci sono diversi libri, assolutamente. Okay. Allora, c'è un'introduzione ai futuri che si chiama Futures, A Very Short Introduction, che è di Jennifer Gidley, se non ricordo male, è della Oxford University Press, un librettino piccolino molto interessante che però, come dire, è una narrazione storica. Poi c'è Thinking About the Future di Andy Hines, che è un libro che adesso è un pochino più datato. Introduce, li metto in descrizione poi. Introduce giuro. Al lavoro con il Foresight, introduce anche una versione originale del modello di competenza del Foresight che poi abbiamo adottato nel 2016 con la APF, e lì
è una cosa, è un pochino più strutturato per chi vuole cominciare a sapere di che cosa parla. C'è un testo più avanzato che si chiama Transforming the Future di Riel Miller, è un libro edito, è liberamente scaricabile, quindi questo è gratis, lo trovate sul sito dell'UNESCO. Per vedere un esempio di applicazione ADV Di nuovo, sì, ok. C'è HR Futures 2030, Ah, che è il mio primo libro che ho scritto quando ok. ero a Losanna come direttore di ricerca, il risultato del workshop HR Futures 2030. Oh, bello, quindi quello fa vedere cosa è un viene esempio fuori. di prodotto. Sì, Ok. sì, sì, è un esempio di prodotto. Questo libro poi è stato, il contenuto di questo libro poi è stato adottato in realtà dagli sponsor all'interno della loro strategia di risorse umane. Ok, sì, HR, risorse umane. Fico, abbiamo dimenticato qualcosa? A tua disposizione. No, credo che... Allora, siamo arrivati a 24 minuti, quindi se sono arrivati fino a qua sono dei fottuti eroi come al solito. È quello. No, allora, con lui vedrete delle cose nei prossimi mesi, ma non spoileriamo assolutamente nulla, eccetera. Giocheremo ancora assieme a una serie di altri amici. No, è bello l'idea di base, cioè il fatto di dire che bello, cosa faccio nella vita? Scenari futuri, neanche. Cosa... Futuri. Come lo dici a tua nonna che lavoro fai? Questo è come il gelataio. Nonna, ma cosa fai adesso? Nonna, io? Uso i futuri per decidere nel presente. Che è bellino, me lo useremo come intro. Cioè, ciao, cosa fai tu nella vita? Uso futuri per decidere il presente. Mi piace un sacco. Grazie mille del tempo. Tra l'altro l'ho rubato mentre passava a Milano per caso. Non è pianificato, l'abbiamo rubato così a caso. Grazie della chiacchierata, Matteo. Poi lascio il tuo link LinkedIn, normalmente sì. seguono. Lascio il tuo LinkedIn lì così almeno si sentono le nullità più o meno come me quando l'ho letto. Smettila. A voi invece grazie mille di esserti stati ad ascoltare, se avete domande eccetera scrivetele, io proverò a rimandargliela e ci vediamo poi alla prossima chiacchierata magari assieme. Con grande piacere, quando vuoi. Grazie ancora, ciao. Ciao.